Oscar, that's the wrong, The Oscar goes to American Beauty. This is the first Oscar nomination for both Bruce Cohen and Dan Jinks. And the second... American Beauty 1999, diretto da Sam Mendes e scritto da Alan Ball, è un film che smaschera il malessere esistenziale nascosto sotto la facciata di perfezione della società americana. Vincitore di 5 premi Oscar, tra cui miglior film e regia, è un ritratto tagliente della crisi di mezza età, della repressione emotiva e della ricerca della bellezza in un mondo superficiale. La trama segue Lester Burnham, Kevin Spacey, un uomo intrappolato in una vita banale con una moglie ambiziosa, Carolyn Annette Bening, e una figlia adolescente, Jane Farrah Birch, che lo disprezza. La sua esistenza subisce una scossa quando sviluppa un'ossessione per Angela, Mina Suvari, l'amica di sua figlia. Questa infatuazione lo spinge a ribellarsi alla sua vita insoddisfacente e a cercare di riconquistare la sua vitalità. Nel frattempo, la storia si intreccia con quella di Ricky Fitz, Wes Bentley, un vicino introverso che trova bellezza nelle piccole cose, registrando il mondo con la sua videocamera. Alan Ball, dopo anni di sitcom, scrisse il copione, inizialmente titolato American Rose, senza aspettarsi che venisse prodotto, finché la DreamWorks lo acquistò per $250.000, superando la concorrenza. L'ispirazione gli venne da 2 episodi personali: la visione di un sacchetto di plastica che danzava nel vento, che divenne poi il simbolo del film, e il circo mediatico scatenatosi attorno al processo della Lolita di Long Island, Amy Fisher, che lo fece riflettere su come la società trasforma il tragico in spettacolo. Molti elementi della storia sono autobiografici, come il malessere lavorativo di Lester, rispecchiando la sua stessa insoddisfazione e il suo equilibrio spontaneo tra dramma e commedia. Durante la produzione, la sceneggiatura subì numerose revisioni, ben 10 in tutto, con modifiche volte a rendere i personaggi ancora più complessi, grazie all'attiva partecipazione di Ball. Ad esempio, il rapporto tra Lester e Angela fu reso più sottile e una sottotrama con Jane e Ricky accusati di omicidio venne eliminata. Per la regia di American Beauty, i produttori scelsero Sam Mendes, allora esordiente nel cinema, ma con un solido background teatrale, supportato da Steven Spielberg, che lo incoraggiò a seguire la sua visione senza preoccuparsi dei costi. Il suo stile, elegante e simbolico, si avvalse della fotografia di Conrad L. Hall, capace di alternare inquadrature stilizzate a momenti più intimi. Le ambientazioni, come le case dei Burnham e dei Fitz, furono progettate per riflettere la personalità dei personaggi. Quella dei Burnham, con toni di blu spento, evocava l'illusione di perfezione destinata a crollare, mentre quella dei Fitz, con una palette militare, suggeriva repressione. Le riprese, svoltesi tra dicembre 1998 e febbraio 1999 a Los Angeles e Sacramento, videro Mendes evitare i primi piani per accentuare la tensione e utilizzare la camera a mano solo in momenti di caos, come nel pestaggio di Ricky. Insoddisfatto di alcune scene, chiese persino di rigirarle, affidandosi alla maestria di Hall e a un team di effetti speciali che sapientemente combinarono CGI ed elementi pratici, come nella celebre cascata di petali su Angela. Sam Mendes fu determinante nella scelta dei protagonisti, insistendo per Kevin Spacey e Annette Bening nonostante la DreamWorks volesse nomi più celebri. La sua intuizione si rivelò vincente. Spacey portò a Lester una complessità e un carisma unici, mentre la Bening diede vita a una figura fragile nascosta dietro una facciata impeccabile. Per prepararsi, Spacey si ispirò a icone come Walter Matthau e Jack Lemmon, mentre la Bening creò una playlist musicale per immergersi completamente nel personaggio. Il casting dei giovani fu lasciato in gran parte libero dalle imposizioni dello studio, scegliendo Farrah Birch, Wes Bentley, che ricevette persino una videocamera per esercitarsi, e Mina Suvari. A riprese iniziate si unirono anche Peter Gallagher e Allison Janney, la quale interpretò Barbara Fitz con pochissimi dialoghi.
Mendes, ispirandosi ai dipinti di Edvard Munch, decise di esprimere il suo stato emotivo attraverso il silenzio. I due Jim, interpretati da Scott Bakula e Sam Roberts, furono invece pensati come una coppia gay serena e ordinaria, ispirata a una coppia reale conosciuta dal regista. Mendes, sempre attento ai dettagli, impose 2 settimane di prove e incoraggiò l'improvvisazione, tanto che, durante la scena della discussione, dopo che Caroline scopre Lester a masturbarsi nel letto accanto a lei, spinse Spacey a sfondare, letteralmente breakthrough, il suo solito controllo, il quale arrivò ad inventare ben 35 eufemismi per dare l'impressione che tali parole uscissero di getto. La Bening faticò non poco a mantenere una faccia seria durante la recitazione e la scena dovette essere girata una decina di volte. Conrad Hall, suggerito da Tom Cruise a Mendes, si rivelò il direttore della fotografia ideale per American Beauty. Fin dalla pre-produzione, Hall studiò la sceneggiatura per definire uno stile visivo raffinato, basato su un'illuminazione classica che bilancia luci e ombre con contrasti ben calibrati. Un aneddoto affascinante riguarda la scena finale. Hall trasformò la pioggia in un elemento simbolico, rallentando il flusso delle gocce con un materiale speciale e utilizzando dispositivi sonori per simulare un temporale, creando un'atmosfera quasi onirica che cattura lo sguardo dello spettatore. Il montaggio di American Beauty fu inizialmente affidato a Christopher Grimbury e poi a Turrican Noir. Mendes si immerse personalmente nel processo per 10 giorni, scoprendo che il film, così come era girato, risultava meno eccentrico e molto più cupo ed emotivo. Questo lo spinse a enfatizzare il lato intimo e oscuro della storia. Ad esempio, una sequenza d'apertura in cui Lester sognava di volare sulla città, girata con Kevin Spacey per 2 giorni su sfondo blu e considerata troppo surreale, fu eliminata anticipando quella in cui Jane e Ricky parlano dell'idea di uccidere Lester, una scelta narrativa più ambigua e capace di lasciare spazio alla riflessione. Anche il finale fu rivisto. Anziché una scena inizialmente prevista che mostrava Jane e Ricky accusati di omicidio, per evitare che il film si trasformasse in una sorta di New York Police Department, fu eliminata, optando per una conclusione più poetica e onirica. Un approccio che Alan Ball appoggiò, sostenendo che il film guadagnasse in profondità eliminando esplicitazioni troppo didascaliche e rendendo American Beauty ancora più evocativo e stimolante, lasciando il pubblico con domande aperte e una sensazione di struggente bellezza. La colonna sonora di American Beauty, firmata da Thomas Newman, è il motore emotivo del film. Con l'uso di strumenti a percussione come tabla, bonghi e xilofoni, affiancati da chitarre, flauti e sonorità della world music, Newman ha creato un sound minimale e ipnotico, capace di far emergere la bellezza nascosta nel quotidiano. Ha sperimentato suoni inusuali, come il metallo percosso e persino un mandolino scordato, per accentuare il contrasto tra la monotonia borghese e la sorprendente vitalità della vita. Sam Mendes gli chiese di evitare melodie troppo emotive, optando piuttosto per motivi musicali brevi e sottilmente variati. Il risultato è una colonna sonora innovativa, acclamata per il rapporto tra musica e narrazione, con il tema Any Other Name divenuto simbolo iconico della malinconica bellezza del film e arricchita da brani di The Who, Bill Withers e Peggy Lee. Per promuovere American Beauty, la DreamWorks fece un salto innovativo lanciando il sito ufficiale in collaborazione con Amazon, offrendo immagini esclusive, interviste con Kevin Spacey e Annette Bening e curiosità sulla produzione. Un aneddoto interessante. La tagline Look Closer, guarda da vicino, nacque per caso, da un ritaglio incollato sul posto di lavoro di Lester, diventando il perfetto riassunto del film. Un invito a scoprire cosa si cela dietro la facciata dell'apparenza. Furono realizzati 2 trailer distinti, uno per un pubblico maturo e uno per i giovani, e, curiosamente, nell'immagine finale della promo, la ragazza con la rosa non era Mina Suvari,
ma la modella Chloe Hunter. La locandina fu lodata da Entertainment Weekly come la migliore del 1999, in quanto sintetizzava visivamente il messaggio del film. American Beauty è un viaggio sorprendente attraverso le molteplici sfumature della bellezza, attraverso gli occhi di personaggi come Angela, che incarna una bellezza superficiale, e Ricky, che cattura una bellezza autentica con la sua videocamera. Inoltre, il film smaschera l'illusione del sogno americano, rivelando come il conformismo e l'ossessione per il successo conducano a repressione e infelicità. Lester, in cerca di una via d'uscita dalla sua vita sterile, compie una ribellione tanto liberatoria quanto autodistruttiva. Caroline diventa l'emblema di una perfezione apparente e il colonnello Fitz incarna il peso della repressione. Anche il colore gioca un ruolo fondamentale. Lester veste in toni cupi e grigi prima della sua ribellione, mentre successivamente indossa abiti più luminosi. E il rosso, leitmotiv di passione e vita, è onnipresente. La sessualità è un altro motore narrativo. Caroline cerca nel tradimento un senso di potere. Angela nasconde insicurezze dietro la seduzione. E Fitz soffoca la sua vera natura con conseguenze devastanti. American Beauty non è solo un film, è un vero e proprio fenomeno culturale, un mosaico di riferimenti cinematografici e omaggi che arricchiscono la sua narrazione. La voce narrante si ispira a Viale del tramonto di Billy Wilder, la scena di famiglia Agente comune di Robert Redford e l'ufficio di Lester rievoca quello dell'appartamento sempre di Wilder. Mentre nei titoli di coda compare un curioso ringraziamento al Dr. Bill e Alice, un omaggio a Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick e ai suoi protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman, amici del regista. L'impatto del film è stato tale da aver ispirato numerosi omaggi e citazioni, dalla struttura narrativa circolare usata in Chiedimi se sono felice, ai frammenti di dialoghi inseriti dai Rise Against nella canzone Last Chance Blueprint, fino a Caparezza che lo cita nel brano Kevin Spacey, spoilerando il finale senza pietà. Parodie e tributi non mancano, dal monologo di Ricky sulla bellezza parafrasato in Veronica Mars, alle esilaranti reinterpretazioni della medesima scena sia nei Griffin, dove Peter si sofferma a filmare un sacchetto di plastica mentre Dio lo rimprovera esclamando «È solo una cartaccia che vola nel vento! Hai una vaga idea di quanto sia complicato il tuo sistema circolatorio?» in chiaro riferimento alla frase «Il mio cuore sta per franare». Anche l'altra scena iconica del film, quella della cascata di petali, è stata più volte parodiata. In Madagascar Alex e Leone li sogna come bistecche fluttuanti, mentre, sempre nei Griffin, li sostituiscono con cosce di pollo. Ma perché American Beauty ha meritato l'Oscar per il miglior film nel 2000? American Beauty ha vinto l'Oscar non solo per il suo successo commerciale, ma perché racconta con eleganza la crisi dell'identità e il lato oscuro del sogno americano. Con una narrazione provocatoria che sfida le convenzioni del cinema mainstream, il film ci invita a scoprire la bellezza nascosta nelle pieghe della vita e a mettere in discussione l'ipocrisia sociale. Inoltre, la regia di Sam Mendes è di una maestria visiva impeccabile. Ogni dettaglio di luce, spazio e colore è curato per amplificare l'impatto emotivo senza cadere nel melodramma. In più, le performance sono memorabili. Kevin Spacey, premiato con l'Oscar, ha trasformato Lester Burnham in un personaggio indimenticabile, mentre Annette Bening ha dato vita a una Caroline complessa e sfaccettata, rendendo palpabile il disagio esistenziale che pervade il film. Per non parlare della sceneggiatura affilata di Alan Ball, in cui dialoghi intensi e personaggi complessi si intrecciano in un racconto capace di far riflettere, culminando in un monologo finale che incarna la poetica dell'opera. Infine c'è la colonna sonora di Thomas Newman con il suo tema iconico, che aggiunge una dimensione malinconica e ipnotica divenuta simbolo della struggente bellezza del film. In sintesi, American Beauty, più che un dramma, è un fenomeno culturale che continua a stimolare dibattiti sulla società e sulla ricerca dell'autenticità, e il suo trionfo agli Oscar è la prova del suo impatto duraturo nel tempo.
In conclusione, American Beauty non è solo un film, ma uno specchio che riflette le contraddizioni della nostra società e le inquietudini più profonde dell'animo umano. È un'opera che ci costringe a guardare oltre le apparenze, a trovare la bellezza dove meno ce lo aspettiamo e a confrontarci con la fragilità dell'esistenza. A distanza di anni, la sua critica al conformismo e alla ricerca illusoria della felicità è ancora attuale, rendendolo non solo un capolavoro del cinema moderno, ma un'esperienza che continua a risuonare dentro di noi, lasciando domande che non smettono mai di farci riflettere. Voto 10 su 10.